Ciao a tutti, questo è il terzo episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Nello scorso video eravamo rimasti alla fine della prima giornata in Giappone. Non vedevamo l'ora di fare bel giretto a Osaka che non siamo più tornati da 20 anni. Questa è la posizione del nostro appartamento. Uscendo dalla porta si vedeva questo paesaggio e si vedeva anche la torre più famosa di Osaka che si chiama Tsutenkaku. Giorno dopo siamo andati in zona dove c'è questa torre ed è una zona molto caratteristica. Uscendo dall'appartamento, subito dopo abbiamo già trovato un tempio shintoista. In Giappone si può trovare un tempio shintoista o buddista ogni quartiere della città o in ogni paesina. A prescindere da una persona cosa crede e che religione abbia, trovo affascinante visitare i posti religiosi di ogni paese, sia dal punto di vista estetica e architettonica che sapere la storia di questo posto o semplicemente sentire la vibrazione spirituale. Abbiamo visitato numerosi templi, soprattutto a Nara e Kyoto, e vi farò vedere prossimamente. Dopo questo piccolo tempio shintoista siamo andati verso la zona Namba, una delle zone più popolari dell'Osaka. Abbiamo trovato un posto pieno di ristoranti. Questa è una vetrina di un ristorante dove ci sono tutti questi piatti finti, ma sembrano veri. Hanno set menu con pesci grigliati e yakitori. Rispettando il desiderio del mio marito abbiamo deciso di mangiare a Kaiten Sushi. Il Kaiten Sushi sarebbe il ristorante di sushi meno formale e i piatti sopra con 2 pezzi di nigiri sushi con diversi tipi di pesce su un nastro trasportatore che gira al cerchio. I clienti possono prenderli quelli che preferiscono oppure con il tablet che in questi ultimi anni si trova su ogni tavolo si può ordinare. Se ordinate le bevande e i sashimi ve le porteranno direttamente al vostro tavolo, ma i sushi che avrete ordinato con tablet vi arriveranno sul nastro trasportatore avvertendovi con la voce della macchina e la musichetta e a volte anche con la luce sul tavolo vostro. Abbiamo ordinato bel piatto di sashimi perché è il piatto preferito del mio marito. Il tonno, l'aurata, la ricciola e le uova del salmone. Questo è chawanmushi che è un budino salato con l'uovo e il brodo dashi. Erano tutti buonissimi e abbiamo speso il totale circa 35 euro. Dopo questo meraviglioso pranzo siamo andati a una strada dove ci sono tanti negozi che vendono gli attrezzi e gli oggetti per la cucina. Si chiama Senichimae Dogusuji Shotengai. E abbiamo trovato subito questo robot simpatico. Lui fa su e giù questa strada e ci fa benvenuti e casomai se abbiamo bisogno ci dà un'informazione. Questo negozio vendevano la vaporiera in legno, la teiera in ghisa, diverse padelle e pentole. Questi sono i coltelli con vari prezzi, 20 euro, 50 euro. Questi sono gli attrezzi per fare takoyaki, soprattutto per professionisti, e poi ci sono tantissime pentole, padelle. Il bollitore che si chiama Yakan. Una zona così ma molto più grande esiste anche in Tokyo, che è molto famoso. Vengono a comprare soprattutto professionisti, particolarmente chi deve iniziare la loro attività come ristorante. Vengono posto così e comprano il manifesto, gli attrezzi, le pentole, tutto quanto. Ci sono le ciotole per la zuppa, i cucchiai di legno. Ci sono delle ciotoline, i piattini. Quelli che sono misure piccole si può trovare anche partendo da 1 euro o 2 euro. Quella zona dove ci sono tantissime queste cose qua a Tokyo, che si chiama Kappabashi Shotengai, forse costa di più di Osaka. Mi faceva tanta voglia di prendere i piatti, le tazzine, ma considerando che appena cominciato il viaggio per via di peso ho trattenuto.
Anche questi piatti erano carinissimi con i disegni di verdure. Questi aveva diametro circa 15 o 18 centimetri, costavano circa a 3 euro o 4 euro. I vassoi, le ciotole in legno. Queste sono le tazze con le mani dei gatti che sono troppo carini. Invece queste sono le tazze con il disegno del personaggio di famoso cartone animato che si chiama Doraemon. Nella questa tazza è scritto Oishikattayo, vuol dire era buonissimo. Invece qua c'è scritto Gochisousama, una parola che diciamo quando appena finiamo di mangiare per ringraziare ai cibi e a persona che ha cucinato per noi. Una ciotola di diametro circa 15 cm costa circa 4 euro o 5 euro. Questi sono gli oggetti di arredo per pubblicizzare il locale. Esempio, questa lanterna è scritto sushi. Questo si chiama Manekineko, il gatto che chiama i soldi, quindi considerato portafortuna per il locale. Dopo di questa strada siamo arrivati in una zona dove c'è un famosissimo teatro che si chiama Namba Grand Kagetsu, dove fanno i diversi spettacoli comici. E fuori di teatro i giovani comici non ancora conosciuti facevano il piccolo spettacolo per farsi conoscere dalle gente. Sono grandissima appassionata di comici giapponesi, quindi sono rimasta molto volentieri a guardarli. Questo edificio era una volta un teatro di Kabuki, ma adesso è diventato un albergo. Stiamo andando verso Adotonbori, una zona molto caratteristica della Namba. Osaka è molto conosciuto per takoyaki, infatti vendevano degli oggetti con piovra o con takoyaki. Le gente di Osaka sono simpatiche, grintose e hanno l'anima forte di mercanti. Si capisce dalle insegne gigante e vistose. Questa è insegna della catena di ristorante di gyoza molto famoso che si chiama Osho. Il giorno dopo siamo andati a mangiare in un'altra zona della Osaka e vi farò vedere in prossimo video. Questo signore sta preparando numerosi takoyaki con una velocità pazzesca. Takoyaki e okonomiyaki sono due piatti più famosi a Osaka. Ho trovato una stradina molto sottile e molto caratteristica, ha piena atmosfera di epoca Showa. In Giappone abbiamo anche la nostra epoca originale a base la presenza dell'imperatore e cambia l'epoca quando cambia imperatore. Esempio, adesso siamo nel 2023, in Giappone abbiamo un nuovo imperatore dal 2019, quindi siamo nel 5 di epoca Reiwa. Comunque, quando si parla di atmosfera da epoca Showa, intende dagli anni 20 agli anni 70. Qua abbiamo una mucca volante, credo che sia il ristorante del romanzo. Rispetto all'ultima volta che siamo stati a Osaka, che ormai 20 anni fa, abbiamo notato il cambiamento. Credo che quando hanno deciso di fare le Olimpiadi in Giappone, hanno cominciato a costruire tanti edifici nuovi spendendo tantissimi soldi per poter promuovere l'economia al massimo, ospitando numerosissimi turisti sia giapponesi che stranieri. Ma purtroppo, come sapete, hanno dovuto fare le Olimpiadi durante la piena pandemia senza il pubblico. Ma recupererà alla grande vedendo tantissimi turisti che ho incontrato durante questo viaggio. Dopo Dotonbori stiamo andando verso Amerikamura, sarebbe villaggio americano. Amerikamura si trova in zona Shinsaibashi, appena sopra della Namba. Stiamo andando al negozio che vende takoyaki e volevamo stuzzicarli prima di tornare all'appartamento. Ho vissuto per 4 anni e mezzo quando ero molto giovane e questo posto di takoyaki era il mio preferito. Li mangiamo in Sankaku Kouen, un piccolo parco con la forma triangolo che c'è davanti.
Siccome mio marito non ama il gusto forte della salsa takoyaki, abbiamo preso una vaschetta di takoyaki con salsa ponzu e pieno di cipollotti. Anche questa era novità per noi. Una volta takoyaki era solo con un gusto, con salsa per takoyaki e alghe verdi e katsuobushi sopra. In più chi vuole la maionese. Sono buonissimi, peccato che non c'era una birra fresca. Ci conviene non mangiare con un unico boccone perché interno è bollente, c'è una specie di crema, è molto caldo ma molto molto buono. Nel prossimo video vi farò scoprire la zona di Shinsekai, che è la pura anima di Osaka, che ci fa tornare all'epoca Showa. Se vi è piaciuto questo video fatemi sapere cliccando mi piace e scrivendo un commento. E iscrivendovi al mio canale e cliccando la campanella riceverete la notifica di un mio nuovo video.